Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniculo94 del Crash Bandicoot Zone. Nella giornata di ieri, 18 gennaio 2022, si è scritta la storia del videogaming moderno e non solo, molto probabilmente del videogaming in generale. Perché Microsoft, la nota azienda che ci porta Windows e Xbox, ha acquistato per 70 miliardi, numeri così piccoli, l'intera Activision Blizzard, compresi tutti quanti i suoi studios e anche tutte quante le sue IP, quindi Tony Hawk, Crash, Spyro, Call of Duty, Prototype e chi più ne ha più ne metta. È chiaro che questa notizia abbia totalmente stravolto l'opinione popolare e ha diviso completamente l'internet. Ma per noi, da fan di Crash e di Spyro, che cosa comporta tutto questo? Andiamo con ordine. Ieri, all'incirca verso le nostre 13:30-14, quel grande uomo affascinante di Phil Spencer pubblica un articolo sul blog ufficiale di Microsoft Xbox, in cui parla di come Microsoft abbia acquisito l'intera Activision Blizzard che entrerà a far parte della famiglia Xbox. Questo porta ad alcuni pensieri, non di poco conto, e a sua volta anche a dei pro e a dei contro. Iniziamo con i pro. Come ben sappiamo, Activision Blizzard in questi ultimi tempi non stava navigando affatto in buone acque. Se ben ricordate, il movimento creato A Better ABK, ovvero A Better Activision Blizzard King, è stato creato dalla gente comune, dalla gente come noi e dagli sviluppatori stessi, per dare un luogo più sano, più giusto, senza razzismo, omofobia, all'interno degli studi di Activision. L'acquisizione da parte di Microsoft porta ad un cambiamento epocale all'interno delle mura della stessa azienda di Activision, visto che, a conti fatti, Bobby Kotick, il capoccia, il CEO attuale, ormai c'è da un decennio e passa, di Activision Blizzard, ovvero colui che permetteva queste cose chiudendo un occhio, andrà via. Quando finirà l'anno fiscale, ovvero a giugno 2023. Di conseguenza, chi appoggiava il movimento A Better ABK può tirare un sospiro di sollievo, visto che questi saranno gli ultimi mesi prima della grande purga. Un altro pro, sempre restando però nell'ambito videogiochi piuttosto che aziendale, è che se Crash e Spyro diventeranno esclusive, cosa che credo, avranno molti più soldi dietro, un budget molto più ampio rispetto al normale, perché diventeranno delle first party Microsoft. Questo ci porterà quindi ad avere giochi con una direzione artistica e di design molto superiori al normale. Certo, ovviamente bisognerà vedere se, una volta acquisita del tutto Activision Blizzard, Microsoft non decida al posto di Activision e di conseguenza potrebbero non esserci più giochi di Crash e di Spyro, ma soltanto Call of Duty. Ma questo è un pensiero che ci faremo molto più in là. I contro, ragazzi, credo che li sappiate un po' tutti. Oltre ad essere surreale come notizia, c'è da dire che è un po' preoccupante ed in qualche modo interessante, lo ammetto, immaginare il futuro. Come ho detto prima, se da un lato avremo giochi di Crash e Spyro più performanti e con più soldi addosso, è anche vero che rendendoli esclusiva Xbox perderanno tutto il target principale che Crash e Spyro avevano, ovvero i giocatori PlayStation. Da sempre Spyro e Crash sono stati un simbolo PlayStation, nonostante siano ormai 21 anni che questi due titoli sono giochi multipiattaforma. E quindi non è irreale pensare che le vendite, almeno dei giochi iniziali, sempre se saranno esclusive Microsoft, ma penso di sì, saranno più basse rispetto al passato, proprio perché la maggioranza di fan di Crash e di Spyro sono su PlayStation per tradizione e anche su Switch, che è la console patria dei platform. Relegare tutto ad una console che da Insane Trilogy ha sempre venduto la fetta più piccola delle versioni può essere davvero problematico. Perché? Da che se ne ha memoria, ovvero dall'uscita del primo gioco multipiattaforma uscito anche su Xbox, ovvero l'ira di Cortex, di cui ho fatto una retrospettiva, il link è qui sopra se volete vederla.
Dall'ira di Cortex in poi, stavo dicendo, tutti quanti i giochi di Crash sono usciti anche su console Xbox, ma è indubbio che le versioni Xbox di ogni gioco di Crash abbiano venduto meno rispetto alle versioni PlayStation e versioni Nintendo. Perché? Non credo ci sia bisogno di spiegarlo, è perché Crash e Spyro sono sempre stati giochi nell'ottica delle persone su PlayStation, e ci sta, perché comunque hanno un retaggio pesantissimo come serie della console Sony. Immaginiamoci un podio, il podio delle vendite per versioni. Al primo posto, come vincitore, troviamo sempre Sony. Al secondo troviamo sempre le console Nintendo, perché su Nintendo, vuoi o non vuoi, i platform vendono sempre. E al terzo posto, di molto, abbiamo la Microsoft. Adesso che molto probabilmente i giochi di Crash e di Spyro diventeranno esclusive Microsoft, le cose potranno cambiare? Ci saranno vendite più alte soltanto perché è esclusiva? Questa è una cosa che purtroppo non so, e purtroppo non possiamo saperlo fino a quando non succederà. Leggendo i vari comunicati ufficiali scopriamo che l'intera acquisizione avverrà dall'estate 2022 fino all'estate 2023, un intero anno fiscale per l'azienda. Di conseguenza, da adesso fino a giugno 2023 Activision Blizzard resterà indipendente, quindi ogni gioco che farà uscire da qui fino a giugno 2023 sarà multipiattaforma. Tramite un'intervista su Bloomberg, Microsoft ha detto che riconosce che i giochi Activision Blizzard sono molto potenti sulle console Sony, ed è vero, Call of Duty ha la sua base maggiore su Sony, idem Crash e Spyro, e che continuerà a supportare anche quel mercato. Mi piacerebbe crederci davvero, ma potrebbero essere benissimo dichiarazioni come quelle di Bethesda. Se ben sapete, qualche mese fa Bethesda fu comprata da Microsoft e Microsoft disse che comunque Bethesda avrebbe continuato a fare giochi multipiattaforma, salvo poi, una volta rilasciati tutti quanti i giochi che stavano sviluppando prima dell'acquisizione, annunciare che The Elder Scrolls 6 sarà esclusiva a Microsoft. Capite? Cioè, il punto è questo. Tutti quanti i giochi che sono in sviluppo attualmente da Activision saranno sicuramente multipiattaforma, ma quelli dopo, quelli che inizieranno dopo l'acquisizione completa di Microsoft, saranno esclusive? C'è da pensarci su, c'è da pensarci su. Posso capire chi reputa questa cosa molto brutta per la serie, perché vedere un gioco che è sempre stato relegato a PlayStation adesso diventa una esclusiva Xbox. Io più che altro non sono preoccupato per questo, ma sono preoccupato più per le vendite. È indubbio, ragazzi, che un gioco multipiattaforma abbia più margine di vendite rispetto ad un gioco in esclusiva, soprattutto se quel gioco è esclusiva di un'azienda che come target non ha davvero così tante persone amanti del platform. Poi magari, chissà, Microsoft molto probabilmente tratterà Activision Blizzard come Bethesda, ovvero una sussidiaria, e quindi potrà lasciarle tutta l'indipendenza che vuole, e soprattutto potrebbe lasciarla multipiattaforma. Magari, non lo so, ci pensate? Comprate Crash Bandicoot 5 su PlayStation 5, allo startup, oltre ad Activision, trovate Xbox Games Studios. Può darsi, mi sembra che Super Lucky Tail abbia una cosa del genere. Però non lo so, adesso è troppo presto per parlarne. Sappiamo soltanto che nell'intero anno, durante l'acquisizione, ci potrebbe essere l'antitrust che potrebbe trovare qualche magagna e vietare l'acquisto. Di conseguenza, se l'acquisto fosse vietato, Microsoft dovrebbe dare 3 miliardi e mezzo, se non vado errato, ad Activision, che resterebbe un'azienda multipiattaforma. Ma secondo me è inutile sperarci, perché se già Phil Spencer stesso, che è il CEO di Microsoft Gaming, va a dire Activision entra a far parte della famiglia Microsoft, non credo che una persona talmente influente, talmente importante possa andare a fare una dichiarazione del genere per poi ritrarre tutto. Quindi è molto probabile che Activision effettivamente entri nella famiglia Xbox. Non c'è nient'altro da dire, credo, a questo punto. È stato un fulmine a ciel sereno e posso capire le persone che ci sono rimaste male. Lascia un po' l'amaro in bocca, è vero, però magari potrebbe essere anche un qualcosa di positivo per la serie di Crash e di Spyro, ed in generale
per i dipendenti di Activision. Ricordatevi sempre una cosa: se i dipendenti dei videogiochi si trovano bene, anche i giochi andranno bene. Spero soltanto che quando sarà il caso, magari in futuro, che Crash e Spyro diventeranno esclusive, Microsoft veda in Crash e in Spyro appunto quella fetta di giochi per famiglie che le è sempre mancata e che magari li sfrutti a dovere. Poi immaginate un Banjo-Kazooie sviluppato da Toys for Bob. Dove devo firmare? Molto probabilmente torneremo a parlare di questo fatto perché non ci sono ancora tutti quanti i dettagli dell'acquisizione. Sappiamo soltanto che Microsoft ha comprato Activision Blizzard, punto. Non sappiamo se sarà indipendente e quindi potrà continuare a essere multipiattaforma. Non sappiamo se Microsoft avrà il pieno controllo su Activision, perché è chiaro che comunque Bobby Kotick se ne andrà a giugno 2023 e subentrerà Phil Spencer al suo posto, è ok. Però non sappiamo effettivamente se questo acquisto sia dovuto non soltanto ad aumentare i giochi del Game Pass, però non sappiamo se questo acquisto sia dovuto soltanto ad aumentare i giochi del Game Pass, ma anche ad affacciarsi al multipiatta tramite Xbox Games Studios. Può essere la qualsiasi. Attualmente abbiamo troppe poche informazioni su una cosa troppo grande. In ogni caso ricordatevi sempre una cosa: il Game Pass è una cosa davvero avveniristica, è un servizio ad abbonamento che possiamo avere anche sulle smart TV, addirittura presto anche nei cellulari, non soltanto su PC. Non sarebbe tanto irreale se un giorno Sony o Nintendo decidano di portare il Game Pass anche sulle loro console. Secondo me ne vincerebbero tutti. Bisognerà vedere come agirà la concorrenza. Ecco, questa cosa del Game Pass addirittura potrebbe essere interessante, perché potrebbero inserire tutti i vecchi giochi di Crash e di Spyro nel Game Pass, o addirittura tramite acquisizione di Activision potrebbe esserci direttamente il nuovo gioco generico di Crash e di Spyro al day one con il Game Pass e poi qualche mese dopo uscire anche per le altre piattaforme. Può essere la qualsiasi, non sappiamo davvero cosa aspettarci. Di sicuro sarà interessante vedere il futuro. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, perché ho bisogno di sapere i vostri pareri, che siano costruttivi però, Come sempre potete trovarmi nei link qui sotto in sovraimpressione. Abbiamo la nuova pagina Facebook che vi consiglio di seguire, abbiamo il canale Telegram, abbiamo il forum, abbiamo il sito che stiamo ampliando sempre di più per renderlo un nuovo Crashmania. Grazie per aver visto questo video, mi raccomando fatemi sapere quello che ne pensate qui sotto nei commenti e cerchiamo di fare una discussione pacifica. Ve se vuole bene, statemi bene e noi come sempre ci rivediamo ad un prossimo video. Bella ragazzi e viva Crash e Spyro!